Buonasera e bentornati sul canale di Max Schirri. Oggi ragazzi oggi stasera e nei giorni a seguire parleremo di un grande mezzo. Sto parlando di Emotion V11. Su questa monoruota ho fatto tantissimi chilometri, quasi 1500 in un mese. Ho percorso strade di tutti i tipi, sia sterrati che stradali. Mi è caduto tante volte e una volta è anche caduto nell'acqua totalmente immerso. L'ho tirato via dall'acqua, funzionava come se non fosse successo nulla. Però prima di parlare in dettaglio di V11 andiamo a vedere qualche test. A dopo. V11 è stato il primo monoruota ammortizzato di casa Emotion. La differenza dell'ammortizzatore tra V11 e S18 è che su V11 abbiamo un ammortizzatore telaiato, nel senso che quando il monoruota sale e scende abbiamo tutto un movimento del telaio e del corpo che va verso il basso e risale. Si sente molto la pressione dell'ammortizzatore, poi dipende anche noi a quanta pressione mettiamo le molle. Sulla parte superiore abbiamo questo scocchino con il tasto di accensione, abbiamo le due mousse davvero enormi gommate, Emotion molto bello e rifinito nei dettagli. Soffermiamoci sul faro perché su questo argomento ne ho sentite davvero tante. Questo non è un faro LED, non è un faro speciale, è semplicemente un faro allo xeno. Infatti quando accendiamo il faro si attiva la ventola, ma quella è una ventola unicamente per raffreddare il bulbo della lampadina del faro, non raffredda nulla all'interno del
monoruota se non la lampadina. La maniglia telescopica per il trasporto non mi è piaciuta tanto perché il monoruota, essendo molto pesante, quando andiamo a trasportare per la maniglia per tanti metri, dopo un po', se il braccio si stanca, il monoruota inizia a fare un fastidioso movimento, quindi avrei preferito una maniglia un po' più alta e soprattutto una presa più sicura. Diciamo che sulla maniglia si sono concentrati più all'estetica che all'utilizzo. Sotto la maniglia abbiamo il solito pulsante per disattivare il motore, sulla parte posteriore due prese di ricarica per la ricarica veloce e una presa USB per il telefono e tablet. Il cavalletto è una cosa che ho apprezzato tanto perché trovarmi in strada, devo fermare, poggiare il monoruota su un cavalletto tutto suo è davvero una grande cosa. Le pedane le ho trovate comodissime, molto simili a V10F. Come abbiamo una 18x3, anche il disegno per l'off-road è molto buono. Queste scocche a me non sono piaciute per niente, vi spiego subito perché. Quando andiamo a salire un marciapiede può capitare che la ruota sbatte verso il marciapiede e poi con la forza del motore saliamo. Può succedere che se la gomma è un po' sgonfia, in pressione fa sbattere le scocche sul marciapiede e succede che la scocca poi si lesiona o addirittura si spacca, cosa che non può succedere su Kingsong S18 perché le scocche sono molto più a rientrare. Velocità massima 50-55 km/h, ma quelli che sono riuscito a raggiungere sono 48-49 km/h. L'accelerazione da 0 a 15 non è fulminea, questo per il tanto peso e per la ruota comunque da 18, ma la progressione da 20 a 50 km/h è molto forte. Batteria da 1420 Wh, autonomia dichiarata 120 km, io con una carica sono riuscito a fare 95 km e avevo ancora una tacca. Peso massimo supportato 120 kg, peso del monoruota 27 kg. Parlando di peso, V11 è molto pesante, 27 kg da sollevare con la maniglia sono davvero tanti. La sua forma, diciamo, non si amalgama con i movimenti del corpo, infatti se si vuole fare freestyle, salti o cose varie, diciamo non è il mezzo adatto. Io ci sono riuscito, ho fatto qualche salto, queste sono cose che possiamo farle, ma a lungo andare il monoruota stanca molto le gambe. Il V11 mi è piaciuto tanto quando ho fatto un tragitto molto lungo, che ho fatto 50 km sparati, il monoruota come un treno andava benissimo. Pendenza massima dichiarata a 35 gradi, di certo non sono un problema per il motore 2000 watt nominali. La guida è molto piacevole, questo perché le pedane sono molto alte, quindi anche se pieghiamo e pieghiamo a gomito non toccano mai per terra. Come ciclistica ovviamente è un mezzo più portato ai curvoni lunghi e larghi che a curve strette, ma vi assicuro che già dopo 10 km che lo guidate avete un ottimo feeling. Gli ammortizzatori ad aria li possiamo regolare tramite la funzione sag o rebound. Non sono ammortizzatori come una moto che hanno le cartucce ad olio e registrabili, ma sono ammortizzatori pompati d'aria. Tramite queste valvole ne abbiamo due sulla parte superiore e due sulla parte inferiore. Possiamo regolare la durezza dell'ammortizzazione e la velocità dell'estensione dell'ammortizzatore. Tra questo e Kingsong S18 io preferisco S18 non solo per la sua compattezza ma anche per l'ammortizzatore, perché l'ammortizzatore del Kingsong S18 ha una funzione meno telaistica e più vicina all'ammortizzatore di una moto. Ora vi mostro il faro all'oxeno come agisce al buio. Andiamo a cliccare sul tasto. Ok ragazzi, per oggi è tutto. Io in descrizione vi lascio il Motion V11. Vi ricordo che se lo acquistate da Micromobility Life il primo cambio gomma è gratuito e la garanzia la potete rinnovare allo scadere dei 2 anni. Iscrivetevi al canale, entrate nel gruppo Facebook. Noi ci vediamo al prossimo video con Max Skater. Ciao!